Tutti cercano il Sacro Graal in luoghi lontani, ma se vi dicessi che le storie più incredibili non parlano di castelli sperduti, ma di questa cattedrale italiana? Storie che la collegano ai Templari e persino a Dracula. Attenzione però, non stiamo parlando di storia ufficiale, ma di racconti che da secoli circolano attorno ad Acerenza. Oggi indaghiamo su come fede, mistero e fantasia si siano intrecciate per creare uno degli enigmi più affascinanti d'Italia. Arroccata a 800 metri d'altezza in Basilicata, Acerenza è chiamata la città cattedrale per una ragione. Il suo duomo domina il paesaggio da quasi 1000 anni, un gigante di pietra a guardia della valle. La sua storia ufficiale è già di per sé notevole, con una fondazione normanna dell'XI secolo. Ma non è la storia ufficiale che ci interessa oggi. Sotto la sua facciata imponente si nascondono racconti che nessun libro di storia confermerà mai. Racconti di codici segreti, vampiri e reliquie leggendarie. La nostra indagine su queste incredibili leggende comincia adesso. Ogni grande mistero ha fondamenta profonde e quelle di Acerenza sono letteralmente stratificate. Si dice che la cattedrale sorga su un antico tempio pagano dedicato ad Ercole, un luogo sacro da tempo immemore. L'architettura stessa sembra parlare un linguaggio cifrato. Le sue forme ricordano le grandi abbazie francesi come quella di Cluny, un'impronta lasciata dalle maestranze portate dai Normanni. Proprio questa influenza francese ha alimentato una delle teorie più suggestive, il possibile coinvolgimento dei Cavalieri Templari. A osservare bene si possono scovare simboli che per alcuni sono veri e propri messaggi in codice, stelle a 8 punte, figure misteriose. Per i sostenitori di questa tesi, la cattedrale non sarebbe solo un luogo di culto, ma una mappa di pietra. È doveroso precisare però che non esiste alcuna prova storica che colleghi davvero i Templari alla cattedrale di Acerenza. Scendendo nel cuore della cattedrale si entra in un gioiello del Rinascimento, la cripta Ferrillo, del 1524. È qui che il mistero si tinge di gotico. Fu voluta dal conte Giacomo Alfonso Ferrillo e da sua moglie Maria Balsa, ed è su di lei che si è accesa una leggenda tanto affascinante quanto controversa. Alcune cronache la descrivono come figlia di un principe dell'area balcanica. Alcuni ricercatori moderni hanno formulato un'ipotesi sconvolgente. Maria Balsa sarebbe la figlia segreta di Vald III, il personaggio storico che ha ispirato il conte Dracula. Tuttavia è fondamentale chiarire che questa resta una speculazione. Se la leggenda di Dracula non fosse abbastanza, Acerenza è al centro di una ricerca ancora più grande, quella del Santo Graal. La teoria, amatissima dagli appassionati di misteri, vuole che i Templari, tornando dalle crociate, abbiano scelto proprio questa cattedrale isolata e fortificata per nascondere la coppa dell'ultima cena. L'indizio principale è una piccola finestra murata nella cripta, sorvegliata da 2 angeli di pietra. Dietro quel muro si celerebbe la reliquia più famosa della cristianità. Ma anche qui dobbiamo separare il mito dalla realtà. Non c'è un solo documento medievale che parli del Graal ad Acerenza. Alla fine della nostra indagine cosa ci resta? Da un lato abbiamo la storia documentata, una cattedrale magnifica e secoli di fede. Dall'altro abbiamo un intreccio di leggende avvincenti, nate da simboli ambigui e dal nostro bisogno di credere nello straordinario. Acerenza custodisce davvero un segreto inconfessabile o il suo vero tesoro è la capacità di ispirare storie e alimentare la nostra immaginazione da quasi 1000 anni? Forse la verità non è nascosta dietro un muro, ma è negli occhi di chi la cerca. Se volete continuare a indagare con noi tra i misteri d'Italia e tra le storie mediterranee, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. Alla prossima!